Settembre. Non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Euro Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di Enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan, firmato Euro Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Euro Publishing torna a scuola davvero fuori classe. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Eccoci di nuovo qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Rossonera. Questo è Chiama Milan in questo lunedì 29 settembre 2025, in diretta qui con voi fino alle ore 11. Enrico Boiani, posso autoannunciarmi oggi? Autoannunciarmi. Sono tornato, ragazzi, vi sono mancato, sì o no? Se la risposta è no, vabbè, assolutamente pazienza. sì, ce l'hanno scritto tante volte, anche se in tanti sospettavano che tu giocassi a FIFA, ma in realtà no, eri al di là del vetro in regia. Purtroppo no, purtroppo ero di là in regia. È tornato invece in regia Morgan in cabina di regia, è tornato qui con noi. L'avete già sentita Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno e direi bello tornare a fare un Chiama Milan dopo una vittoria. Bea, da quanto tempo non facciamo un Chiama Milan sereno, allora, felice? L'anno scorso sono arrivate delle vittorie, sì. Eravamo qui, però si intuiva che erano delle vittorie così effimere un po'. Però ovviamente c'è meglio che fare Chiama Milan dopo i vari 3-3 col Cagliari, vari e numerosi, e quindi oggi direi che è giusto vederci qui, essere sereni, che io e te credo che Chiama Milan post dramma li abbiamo visti, anzi vissuti quasi tutti. Saluto Daniele, che è vero che ci è venuto a salutare fuori dall'ingresso 8 ieri sera e ha portato bene, quindi Daniele primi in classifica, ragazzi, primi in classifica, non succedeva da ottobre 2023, ne parliamo con voi che siete i veri protagonisti di questa diretta, quindi 0249428479, il numero è già sovraimpressione e c'è già il primo ascoltatore in linea, Bea, e sì, quindi andiamo pronto. A salutarlo. Ciao ragazzi, sono Jacopo. Ciao Jacopo. Jacopo. Anche Jacopo ha vissuto tanti drammi, Jacopo, considerando poi che è circondato da interisti. No, scusate se l'anno scorso non mi ho chiamato, ma ero depresso. Ce ne eravamo accorti. Capiamo bene. Io dovevo uscire perché se stavo a casa non continuavo a pensare al Milan e purtroppo l'anno scorso non ce la facevi. No, non ce la facevo perché non riuscivo neanche più a soffrire, proprio non, perché sapevo già come andava a finire il risultato. Purtroppo devo dire che tanti tifosi del Milan hanno avuto già ragione ad agosto su quello che è successo. Ecco, la cosa positiva di adesso è che sono tornato a soffrire e a soffrire ed esultare i gol del Milan, quindi questo già non è una cosa di poco conto, non solo io, penso tutti i tifosi del Milan, perché io lo dico chiaramente, gli ultimi 10 minuti io
sono dovuto andare in camera perché avevo paura che mi facesse la partita. Cosa che l'anno scorso io, se vinceva, se perdeva, se pareggiava, l'anno scorso era un'apatia, credo, ad un certo punto era diventata un'apatia per tanti tifosi, non si vedeva l'ora finisse la stagione. No, ma io guardavo, perché tanto purtroppo una delle famose frasi era vincere, perdere o pareggiare. L'anno scorso per il Milan era uguale, abbiamo gioito poco, sofferto tanto, e quindi io adesso direi di goderci questo primo posto pari merito contro il Napoli, che onestamente, al di là delle defezioni, a me il Napoli mi ha veramente impressionato per la mentalità che ha, per il gioco che ha una qualità in mezzo campo che è devastante, secondo me. Non so se ci siamo resi conto che squadra abbiamo battuto una squadra fortissima dal mio punto di vista, completa in tutti i reparti, che se ne dica Antonio Conte. È vero, ieri ha giocato senza difesa, cioè con difesa titolare come loro avevamo visto l'anno scorso contro di noi con fuori 7 giocatori, però ragazzi l'impresa secondo me è stata importante. Poi secondo me il secondo tempo, al di là delle istruzioni di Stupignan, che adesso purtroppo ieri non ha fatto una gran partita, ma anche per merito di grande Politano, adesso, e per secondo me, ecco, una cosa che critico da Allegri ieri secondo me è non aver dato copertura a Stupignan su Politano, perché secondo me aveva bisogno di una scalata del centrocampista, perché insomma Politano in 1 contro 1 si salta sempre, almeno in Italia, è nettamente un giocatore più in forma del Napoli in questo momento, quindi secondo me lì andava preso un attimo una controllura già a fine primo tempo. Va bene, ok Jacopo. Per il resto siamo andati, come ha detto il direttore, sopra ritmo nel primo tempo, nel secondo tempo siamo un po' scesi, ma ragazzi, cioè, cosa doveva fare questo Milan? Io sono critiche, dire che ci siamo chiusi, abbiamo giocato in difesa nel secondo tempo, ma ragazzi abbiamo giocato contro il Napoli, cioè non so se ci sia resi conto che squadra è. Va bene, Jacopo, grazie mille. Io sono contento, ciao ragazzi. Ciao Jacopo, Ciao. Jacopo è contento, lo siamo anche noi, anche perché Fabio Ansaldi si è abbonato tra i migliori. Grazie Fabio, grazie mille. Ragazzi, fatelo tutti quanti, oggi più che mai dovreste farlo sempre, Però il like, cliccate il pollicione in su, iscrivetevi, attivate la campanella, commentate, scriveteci in chat, chiamateci naturalmente e abbonatevi se vi va a 2,99, perché tra pochi giorni ragazzi succede una roba clamorosa a Radio Rossonera. Ok? Clamorosa. Sì. E chi non è abbonato resta fuori dal cerchio. Esatto. Quindi quando si giocava a sedie. Sì, il gioco delle sedie con la musica. Quindi io ve lo do come consiglio. Abbonatevi. Poi vedete voi. Io ve lo do come consiglio. Tra l'altro, volevo leggere un messaggio di Giuseppe che è abbonato, con tutto il rispetto per tutti i giocatori scesi in campo ieri sera per Milan-Napoli, grande partita di tutti, però partita eroica, ma gli ultimi 15 minuti di partita del signor Luka Modric sono da registrare e a tramandare ai posteri. Ragazzi. No, è stata una roba Modric ieri commovente. Io credo che veramente, a parte che veramente abbiamo dato senso alla parola aura, che in questi 2 anni ho sentito accostare alla qualunque e mi si accapponava la pelle ogni volta. Purtroppo questa parola esiste, va usata e va di moda, e quindi almeno usiamola come Bene. Dio comanda. Grazie. Però io e lui rivedo proprio quella cosa che hanno i giocatori che a me hanno fatto innamorare di questo sport, con tutto il rispetto per i giocatori di oggi, giovani, però è un'altra cosa, È un giocatore è di altri un'altra tempi. roba. Io spero che prima o poi rivedremo quel calcio lì, cioè con quei calciatori lì, però ad oggi non c'è, ma quando vedi qualcuno che ne faceva parte si vede proprio tanto, cioè gli ultimi 15 minuti sono qualcosa di che va oltre il passaggio, che va oltre la sua visione di gioco, che è incredibile, va oltre tutto, cioè gli ultimi 15 minuti di partita di Modric Superiori mentalmente, dal punto di vista dell'atteggiamento. Poi oggi tutti abbiamo postato la foto della sua esultanza quando si è inginocchiato, bellissimo, però veramente gli ultimi 15 minuti è qualcosa di
Io prima di andare al difficilmente telefono, quantificabile. esatto, prima di andare al telefono io faccio un appello a tutti gli scienziati, non lo so a chi si può fare, i medici, i dottori, gli ingegneri, la NASA, chiunque si adoperi per trovare un modo per bloccare la crescita fisica del corpo umano e mantenere un corpo umano nella stessa fase per tipo 5-6 anni, ok? E lo facciamo su Luka Modric. Poi dopo cerchiamo di capire se è fattibile per il resto dell'umanità. Però ragazzi, a 40 anni a giocare così, con quella fame e con quella costanza fisica, non ci arrivi se non hai fatto una carriera da professionista. Professionista, cioè non perché sei forte, perché il talento tanti giocatori l'hanno avuto, quello di Modric è un po' superiore, però se arrivi così a 40 anni anche fisicamente vuol dire che hai messo il calcio davanti a qualsiasi altra tutto. cosa. Daniele Sabonato, grazie mille Daniele, sei il migliore, grazie davvero di cuore. Noi andiamo al telefono. Pronto? Pronto, ciao ragazzi, Marco. Ciao Marco. Ciao. Io volevo ripartire dalle due considerazioni di Bea. Allora, uno, la parola aurea, che ieri ho chiesto a un ragazzo che viene in curva con me che ha 20 anni cosa significasse. Mi ha spiegato poi che era il discorso Dragon Ball e vabbè. Secondo Luka Modric, ci sono stati due gesti che mi hanno colpito ieri, uno tutti e due negli ultimi 15 minuti, come diceva Bea. Una è la pacca sulle spalle che dà a Leao mentre stanno tornando, che non si intendono su un passaggio, non so se l'avete notato. Sì. E l'altro quando è schierato davanti all'area, alla nostra area di difesa, e allarga le braccia a indicare i due uomini laterali da tenere, proprio tipo quarterback del football americano. Tanta roba. E poi ieri io sono abbonato in curva, ieri è stato anche bello tornare a soffrire, cantare, ma soprattutto soffrire 15 minuti così dietro, chiusi, in uno in meno, è stato bellissimo. L'ultima cosa, ho già sentito le prime critichine alle Leao per gli ultimi 10 minuti. Anche no, per favore, anche no. In che senso? Ti capisco, le ho lette anch'io, infatti sono rimasta un po'. Tornavo dallo stadio e sentivo su una famosa radio che parla di sport qualche telefonata di tifosi che diceva è entrato ciondolante, cavolo, è entrato 10 minuti, fermo da 42 giorni, è andato a fare sportellate su tutti i cross lunghi di Maignan. Direi no, anche no, queste cose qua, dai. Tutto qui. Vabbè, Marco, ti ringraziamo. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao, grazie. Grazie anche a Marco che ci dona 2 euro e ci scrive che si vinca o che si perda, un pensiero per voi. Grazie Marco grazie. Che è qui quando si vince ed è qui quando si perde. Grazie Marco, grazie davvero di cuore, Guarda, io la partita di ieri è stata forse la prima vera partita che sono tornato a, come diceva prima Jacopo, a proprio soffrire per davvero. E in questo inizio di stagione c'era quel trasporto in più rispetto all'anno scorso, naturalmente, però quella di ieri è stata davvero importante, anche perché poi io ieri non ero allo stadio, ma allo stadio, Bea, tu ne potrai dare conferma, la partita col Napoli è molto accesa. Nel senso che non dico che solo il settore ospiti, ma un po' tutto lo stadio, no? Per comunque la grande presenza di tifosi del Napoli e di napoletani a Milano, rende lo stadio appunto, non dico 50-50 perché no, però comunque rende lo stadio abbastanza diviso, ok? Sì, diciamo che Milan-Napoli e Milan-Juventus sono da diversi anni partite in cui ci sono molti tifosi della squadra avversaria in tanti settori dello stadio. Quindi ieri io l'ho sentita particolarmente e vedere quell'abnegazione difensiva da parte di tutti. Vedere Luka Modric che, ragazzi, cioè una roba che fuori di testa. Adrien Rabiot, come e quanto sa giocare a calcio Adrien Rabiot, ok? Christian Pulisic, dopo ne parliamo, strepitoso, ma veramente strepitoso. Fofana che secondo me ha fatto una grande partita. Sì.
E Salma, che insomma, tutti quanti ragazzi, ieri bravi tutti, è stata una roba ieri bellissima, bellissima. C'è la telefonata? Sì, andiamo dopo al telefono. Approfondiamo. Pronto? Pronto ragazzi, mi sentite? Sì, ciao. Ciao ragazzi, sono Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Innanzitutto sempre complimenti, siete bravissimi, Grazie. è un piacere ascoltarvi. Grazie mille. C'è una bella atmosfera quest'anno attorno al Milan, è bello seguire anche le conferenze stampe di Allegri, finalmente conferenze stampa pre-partita, post-partita, dove appunto ci sono tanti spunti interessanti, è piacevole ascoltarlo. È una bella atmosfera attorno al Milan, anche la squadra quando gioca è bello perché c'è un'abnegazione, si gioca appunto come un'orchestra tutti insieme, anche quando abbiamo solo 2-3 grossi campioni al momento, Pulisic, Rabiot, Modric ovviamente. La squadra gioca come un'orchestra e gioca assieme a loro per loro, passaggi puliti, vedo molti passaggi puliti, vedo molta attenzione al gioco e questo è molto positivo. Volevo farvi notare una cosa, ovviamente l'attaccante deve segnare, Jimenez non sta segnando per quando un attaccante deve segnare, però ragazzi quando gioca Jimenez la squadra gioca pulita, si gioca pulita, lui fa movimenti eccellenti, eccezionali, apre gli altri giocatori, ti apre Salemaker che entra e ti fa il gol, ti apre Pulisic che entra e ti fa il gol, quindi questo è il lavoro sempre di squadra, mancano i suoi gol, è importante che lui abbia fiducia e che si crei fiducia attorno a lui, che non gli si dia contro, che non gli si, come dire, che non lo si mette in un vortice di negatività, di abbattere il giocatore, incoraggiarlo, perché è importante per la squadra questo ragazzo, secondo me è fondamentale. Vedete, ieri Leao è entrato, però non ha dato quello che avrebbe dovuto dare Leao e l'abnegazione alla partita che dovrebbe dare Leao, soprattutto dopo essere stato fuori così tanto tempo. Io spero che Leao torni ai livelli di quando giocava con Ibrahimovic, perché quando Però giocava Allegri con l'ha Ibrahimovic... detto che non ha la condizione, quindi se difendiamo così tanto Gimenez, un pensiero anche per un giocatore che è appena rientrato e fisicamente non sta bene, dovremmo difendere anche lui. Senza dubbio, io lo difendo perché è il nostro grande campione. Ricordatevi quando Leao giocava con Ibrahimovic, era un Leao totalmente diverso, era un Leao che trascinava, era un Leao attento, era un Leao che faceva tanti gol. Io spero che con Modric, con Rabiot, Leao diventi quel Leao possa che abbiamo tornare a quei conosciuto livelli lì. Sì, speriamo, anche perché io sono quello. molto curioso di vederlo dal primo minuto quando starà bene. Adesso è difficile Senza secondo dubbio. me da commentare, entra in 10 dopo essere stato fermo un mese e mezzo. Senza. Per carità, Certo. capisco che potesse magari correre di più, magari voleva anche capire a che punto fosse il suo fisico, ecco. Ti ringraziamo, grazie mille, buona Grazie giornata. ragazzi, un abbraccio, Ciao. No, perché la difesa estrema, perché su Gimenez in questo momento c'è una difesa importante, perché per carità i movimenti giusti, però anche delle lacune, perché se no guardiamo altre partite. La difesa a oltranza che c'è su Gimenez, perché c'è in questo momento, non raccontiamoci fesserie, però me l'aspetto allora anche su un giocatore che a detta di Massimiliano Allegri, non a detta mia, non è in condizione. È entrato che eravamo in 10, la squadra stava soffrendo, per carità, poteva avere una garra in più, va bene, però la bilancia ogni tanto deve essere anche uguale, Matteo ci ha donato 5 euro. Modric ti fa pensare che non sia esistito il calcio prima di lui. Un pensiero per Camarda e poi e poi bello vedere lo stadio cantare di nuovo. Forza Milan. Grazie, sì, ringrazio anche Giuseppe. Grazie mille Matteo per 5 euro, grazie di cuore. Giuseppe che si è abbonato per l'11° mese. Sul tiro di Elmas si sdraiano in 4. Gruppo. È rimasta impresso anche a me quell'azione lì. E guardatela da replay perché guardate le facce soprattutto di Matteo Gabbia e di chi prova a intercettare quel tiro. Ci hanno proprio scritto negli occhi sta palla non entra. Sì. Ce l'hanno scritto negli occhi. A me vedere quella ribattuta lì mi sono venuti un po' i brividi perché hanno proprio la faccia della serie sta partita non la pareggi. No, a me è rimasta impressa anche l'esultanza tra Gabbia e Mike a fine partita, perché in loro ho visto proprio, come dire,
Cioè, stiamo continuando, ce la stiamo facendo, anche perché io credo che i difensori abbiano, con tutto, per carità, il bene per gli altri reparti, però io credo che il reparto difensivo del Milan negli ultimi 2 anni sia stato il più massacrato, il più, cioè ha vissuto male, cioè i gol per carità li prende il Milan, però della serie la freccia era sempre puntata contro i difensori, contro Legnane, il Milan prende troppi gol, la difesa è scarsa, e anche dal punto di vista mentale, cioè subire così tanti gol, tanto che lo stesso Tomori, che ce lo ricordiamo quanti momenti complessi e nervosi ha vissuto, ieri sera dice la prima cosa che ha detto Allegri è che questa squadra deve iniziare a prendere meno gol, perché prendere continuamente a parte che ti fa perdere le partite, subire gol da chiunque, però anche mentalmente ti fa sembrare e avvertire che tu sia una squadra debole. Sì. Tu sei cioè, l'autostima passa tanto dai gol subiti. Cioè il Milan li ha sempre fatti gol. Fare gol non è mai stato un problema. Giocavamo in 4 attaccanti. Cioè. Sì, no, però ma infatti aiuta anche mentalmente a sentirsi più forti, non subire gol. È una cosa molto importante che ahimè è stata molto sottovalutata. Tremendamente sottovalutata. Poi parleremo anche dell'importanza di Magnani in questo. Intanto ragazzi la linea è completamente libera, quindi 0249 428479 per telefonarci. È stata veramente cioè ieri sera, dato che non ero allo stadio, ho seguito anche le interviste post partita, no? E ascoltavo Adrien Rabiot che ha detto una frase per me che a me mi ha fatto quasi ridere. Ha detto: ci divertiamo a difendere. Cioè Rabiot ieri, cioè, lui, sembra utopia. ma lui poi è un giocatore di Allegri, figlio. quindi ci è ieri abituato. mi ha fatto ridere un commento nel post che dicevano: la signora Veronique nel 95 era a Livorno, però in realtà no. Però comunque cioè, ci divertiamo a difendere. Ma infatti questa roba qua, cioè, per far capire quanto Allegri ha cambiato nella capoccia questi ragazzi, cioè non si deve prendere gol, perché poi con Pulisic, con Leao, con Modric stesso, con Salma Kerr, con Jimenez se ritroverà mai fiducia, in qualche modo un gol magari scappa fuori, ok? Quindi non prendere gol in Italia, ma io dico non solo in Italia, l'anno scorso l'ho ripetuto 1000 volte, che anche in Europa stessa vincono i campionati. Real Madrid-Milan dell'anno scorso, io non voglio sminuire una vittoria bellissima, credo l'unica serata veramente da Milan dell'anno scorso, ma tu batti il Real Madrid perché il Madrid gioca quello, cioè il Real Madrid l'anno scorso è quella roba lì, cioè con altri interpreti, cioè sia mai paragonare, però il problema del Real Madrid dell'anno scorso, del Real Madrid, no, è vero, quello è vero. Andiamo al telefono, c'è la prossima telefonata. Pronto, ciao ragazzi, sono Gioele. Ciao Gioele, dopo ciao, un po' di bello tempo. Ciao, ma ci sta, capisco. Come stai? Ho sofferto, ero in sofferenza totale, in un mood antropico verso il basso incredibile in questi anni. È stata dura. Però bella, sì, molto. Anche perché, guarda, se ascoltavo anche il post partita di ieri, è dura perché, come diceva anche Bottoni, cioè tu sei qui che alla fine non è che sei nel mondo del calcio, lo guardi da fuori, ti sembrano cose banalissime da capire su cosa poteva servire, perlomeno non dico per vincere, ma almeno per fare belle figure come quella di ieri. Ed erano 3 cose: un allenatore decente e un paio di giocatori che sapessero, o perlomeno che avessero esperienza, no? E volevo soltanto dire sul concetto di Modric, no? che non è che tutto passi da lui, perché come diciamo giustamente Rabiot è stupendo e quant'altro, però Modric adesso che lo stiamo vivendo anche a 40 anni mi sto rendendo conto che la qualità dei suoi piedi è l'ultima cosa che vedi. Pensa a te. È troppa roba, cioè ieri c'è stato 2 o 3 interventi, ma non di fisicità, non di forza, ma di intelligenza, perché era in mezzo alle linee di passaggio. Ce n'è stato uno verso il 90esimo dove era dentro l'area di fianco a Bartesaghi e lui aveva già letto che la poteva passare lì, si è fermato, quell'altro cerca di andare, torna indietro Elma, se la passa proprio dove c'era Modric. Ricordo, sì.
Sì, cioè, sì, sì. quando ho visto quella puntina che ferma la palla, ho detto no, ma questo è un genio. Cioè, non è genio. forte, è un genio. È di più. I piedi sono l'ultima cosa. E poi l'ultima cosa, vedendolo inginocchiarsi così a terra, esultare così, mi sono detto, guarda Modric, prima magari invidiavi il Real perché magari è andato molto più avanti con le Champions, eccetera, ma tu te le meritavi con le Champions e ti sei meritato quel pallone d'oro, perché sei veramente un uomo fuori di testa, un professionista fuori di testa, che si inginocchia ed esulta per una partita del genere. Meraviglioso. Detto questo, davvero. un abbraccio a tutti, ragazzi. Gioele, un Grazie, abbraccio a te, Gioele. buona giornata. Ciao. Ragazzi, io ve lo dico sempre, se fossi nata un po' dopo, probabilmente non so se farei questo lavoro. Cioè, forse sì, ma forse no. Sono nata negli anni più belli di sempre per il calcio e Luka Modric. Sì, Vabbè, mi dispiace. che flex gratuito. Flexo. Mi dispiace. Sì, è Li ho vero. visti tutti migliori, sì. No, è vero, è vero. Questa roba qui, cioè calcio. Io spero vivamente di poter rivedere i Luka Modric. Però ci siamo innamorati di questo sport, noi vintage, perché sono queste le cose, no? Cioè, nel senso, sì, piedi, tutto quello che vuoi, però l'intelligenza calcistica di Modric gli permette di giocare così a 40 anni, perché se dovesse correre Avanti Andrea, sì. cioè, è A parte che qualcosa lo di fa. diverso. L'umiltà che ha ti porta dove è ora lui. Senza quella, che oggi difficilmente vediamo, perché l'umiltà oggi la vediamo sempre meno in questo mondo, non ti Sai che porta. faccio fatica a trovare davvero dei giocatori d'oggi Sono. di quella No, ma di cioè, quello non- stampo lì. ma magari Forse poi Bellingham un pochino, ma Sì. anche perché è cresciuto con Il problema lui. è che Modric è così dopo aver vinto tutto, dopo essere stato decantato da tutti. Ci sono dei calciatori che dopo un anno in cui vengono decantati si rilassano. Cioè è questo che fa la differenza. È per questo che non ci sono più figure del genere, no? Perché tanto il momento dell'apice arriva per tutti. La cosa difficile è che quell'apice lì poi lo devi far diventare una linea retta. E Modric è lì da quanti anni? Un'infinità. È partito dal Tottenham, cioè a livello diciamo più mainstream, tra virgolette. È partito dal Tottenham, è arrivato a Madrid. Io ricordo anche i primi anni a Madrid non semplici, come spesso accade, cioè se arrivi a Real Madrid hai 7 palazzi sopra la testa e attaccati alla schiena, e quindi diventa un po' complesso, e poi però ha saputo prendersi la scena in una maniera totalmente meritata e meritevole, e a vincere quel pallone d'oro che è stata forse la perla della sua carriera. E chissà se potrà togliersi anche qualche soddisfazione con il Milan, e chissà. C'è una donazione di Patrick che va verso questo senso. 2 euro. Bea, preparati. Sono Galoppare, sì, un po' tanto ormai, esatto. ormai me la Verso sono 2 messa via. stelle scrive Max uguale Aura. Calma. Me la sono messa via il Bea. Chi è che l'aveva scritto Bea galoppa con Non noi? mi ricordo Augusto? perché ero in regia, ma non mi ricordo. Forse Daniele? Forse Uno non dei lo so, due, uno dei due. sicuramente. No, dico solo una cosa, ragazzi. Quinta giornata. Vabbè, però la calma, a parte che non fa parte di questo sport, cioè non l'ho mai vista. E poi dopo 2 anni così, cioè, No, ci ma sta ci un sta. attimo, Allora, dai. ci sta a gasarsi. Sei primo in classifica, oh. E ci sta a gasarsi. Gasiamoci con moderazione, cioè gasiamoci con l'umiltà di Modric. Mai vista la moderazione in questo Lo sport? so, però proviamo a gasarci con l'umiltà di Modric. Va bene, so che è uno sport difficilissimo, ma proviamo a fare questa roba. Andiamo al telefono che c'è il prossimo ascoltatore. Pronto? Buongiorno ragazzi, Davide dalla Svizzera. Ciao Ciao Davide. Davide. Ciao ragazzi, stiamo calmi ragazzi, che lo so che vinciamo la seconda stella, io me lo sento, però dobbiamo stare zitti e non lo dobbiamo dire più. Comunque ragazzi, che dire, io sono sbrizzolato, cioè ci sono capello nero, un poco bianco. Ieri sera sono andato a letto tutto bianco con un po' di nero, però per il Milan questo è altro, va bene tutto. Poi su Modric ragazzi, che dobbiamo dire? Rabiot, ma anche ragazzi Fofana, secondo me
nel calcio, e questo è Bea, tu mi sa che ti ricordi che io te lo sto dicendo da 4 anni, prima di essere calciatori bisogna essere uomini. Lo so. Ok? Per questo lo so. io ho sempre detto Dimetrio Albertini. Io per questo ho sempre detto questo nome. Comunque, lasciamo stare pure questa cosa. Stamattina mi sono svegliato e poi facciamo sempre le telefonate da tutti i tifosi. Io purtroppo ho tutti amici juventini, interisti, laziali. Un milanista non lo trovo. No. Quindi hai chiamato noi, hai fatto bene. Sì, poi c'ho i cugini di tutti i milanisti, per fortuna c'è qualcuno di sano, però voglio dire, nelle telefonate sono sempre abituato a difendere il Milan, perché anche quando il Milan giocava male, perdevamo oppure 3-3 contro il Cagliari, io difendevo sempre sto Milan, perché chi mi attacca è il Milan, se non è milanista io lo difendo sempre. E stamattina ti avevano complimenti, dicevano però il Milan gioca bene. Cioè, alla fine non sapevo più cosa dire, ti ho aspettato, ma è un sogno questa cosa qui. Lo so. Cioè ragazzi, noi ancora non abbiamo fatto nulla. Bravo. E siamo d'accordo, ok? Però una cosa si può dire, siamo sulla strada giusta. Se poi non lo so che cosa può succedere, essendo che giochiamo una partita a settimana, questa è una cosa molto positiva per il Milan. Purtroppo c'è una sfortuna nostra di non vivere le notti da Milan, però io questo anno, se mi fa sognare per qualcos'altro, sarei pure contento. Va bene Davide, ti Grazie, ringraziamo. Davide. Buona giornata. Dai, ragazzi, ciao, forza Ciao, Milan, ciao. Però mi ricordo che l'anno scorso anche Davide gli avevano tolto. Ma l'anno scorso eravamo tutti sottoterra, cioè noi l'anno scorso, cioè tra 3, 4, 5 anni, io mi auguro che noi ripenseremo al 2024-25. Io me lo voglio dimenticare. No, e diremo, ma come abbiamo fatto? Io me lo voglio dimenticare, come non mi ricordo gli anni della Banter. Io non me li ricordo. E sono felicissimo di questo, capito? Cioè, non me li ricordo. Però ragazzi, cioè, nel senso, a me dispiace, cioè, sapete che io non sono amante di quella frase del ve l'avevo detto. Però il calcio è molto semplice, cioè, cito Massimiliano Calcio è Allegri. semplice. Cioè, Bravo, la bene. storia dei giocatori di esperienza, passatemi il termine, vecchi, che la dirigenza con Furlani e Moncada ha sempre allontanato, serve nel calcio, serve, lo state vedendo con Rabiot, che non è vecchio, ma non ha 22 anni e viene dalla Svizzera o dal campionato belga o dal campionato, non so. Cioè, sta succedendo le cose che noi vi abbiamo detto fino alla nausea, ma non perché noi siamo Einstein, perché è così da una vita. Cioè, così da una vita. O cioè, che gli le allenatori squadre italiani fossero obsoleti e cioè, le servivano squadre gli scienziati. vincono nello stesso modo da anni. Poi, ovviamente, a volte vinci per una concentrazione di fattori di un tipo, altre per un altro, però cioè, le basi che ti fanno vincere sono quelle da una vita. Cioè, quando vi ho fatto il paragone con la carbonara, cioè, se tutti ci mettono l'uovo da una vita è perché serve l'uovo, non è che ci vai a mettere le zucchine. Cioè, se ci metti le zucchine viene un'altra cosa. Cioè, non è colpa mia. Se volevi vincere con l'allenatore straniero perché volevi dimostrare di quanto fossi bravo, non vinci. Prendi Allegri e succede questo. Cioè, sono cose semplici. Patrick ci dona 2 euro, grazie Patrick di cuore. Brava Bea, Max sta entrando anche in te. No, non è che tanti cavalli. ma non è che è Max. Cioè, ragazzi, anche Serie Augusto prima scriveva si sta convertendo. Ci stiamo lavorando, ragazzi, prima o poi per me ci arriviamo. Io non mi devo convertire a niente. Cioè, nel senso, ma ripeto, il calcio è una roba molto semplice da anni. Vedi, Poi la piano Serie piano A ci arriviamo. Sì, però non è che vado a dire il calcio è semplice, se sei davanti devi segnare, se sei dietro devi difendere. Piano ci arriviamo, ragazzi. Grazie a Fede che ha rinnovato l'abbonamento. È bello rivedere Harry. Grazie Fede, quasi quanto trovare Leao. Grazie Fede. Perché Fede su FC26 ha trovato Leao. Abbonato da 41 mesi, Fede. Fede è storico ormai, però Fede. Io sai che ho trovato ieri sera Sandro Tonali, ma vabbè, questo è un altro discorso. Non sono una fantina comunque. Sì, tra un po' facciamo un bel fotomontaggio, lo facciamo generare dalla I di Bea su un cavallo. Vestita da fantina. Dopo lo faccio in redazione. Hanno già creato immagini sulle Dopo lo faccio in scrivanie redazione. che neanche vi dico. No, io volevo parlare della partita di Fofana.
Sì. Perché, allora, Christian Pulisic bisogna fargli una statua per questo inizio di stagione. Sì. Perché è una roba, ragazzi, che... Cioè, ieri fa quella galoppata lì. E meno male che non stava bene. Esatto, perché Allegri penso stava bene prima Pulisic. della partita dice... Ma secondo me Pulisic, non lo so, io ho la mia idea. Allora, per me lui a un certo punto ha captato che con Allegri cambiava la musica, cioè della serie. E le cose potessero andare bene. No, non solo, cioè Pulisic è sempre stato un giocatore che ha fatto bene anche nel dramma, Sì. perché ce lo ricordiamo, no? Comunque è stato un giocatore importante dall'inizio. Però per me ha capito che doveva fare un salto in più, perché Allegri non ti chiede solo di fare gol. Di fatto a lui gli ultimi 2 anni gli hanno chiesto di fare gol e basta. Primo Pioli, era proprio, il primo anno di Pioli, di Pulisic, che è l'ultimo di Pioli, era proprio un Sì. Quello dell'anno scorso con Conceição ho visto, credo, il Pulisic più in difficoltà, ma A fare il centrocampista, ecco, sì. per me ha capito che, perché non so se ti ricordi, si parlava spesso di magari rischia al posto Pulisic, cosa che io ho sempre visto come una cosa un po' complicata. Però per me ha fatto ancora di più. E poi secondo me si è salto. reso conto, perché Pulisic non è stupido, si è reso conto secondo me che con Allegri hai chance di far bene la stagione. Sì, e quindi si è anche un po' ridato un boost mentale. Anche qui Sì, è concorri molto per il quinto, semplice. quarto posto, hai delle motivazioni diverse. E quindi sono contento che, cioè, è una roba, ragazzi, cioè, segna o fa assist ogni partita Christian Pulisic. Sì. E che gli vuoi dire? Niente. Ma poi, ma che galoppata ha fatto? Proprio bene. No, dicevo, volevo parlare della partita di Fofana, anche se abbiamo parlato di quella di Pulisic. Ne parliamo allora dopo il prossimo ascoltatore, o magari con lui. Pronto? Ciao, sono Francesco, non so leggere. Ciao Francesco, ciao. Ciao, allora io per Modric vorrei sottolineare una cosa, cioè uno che è veramente cresciuto sotto le bombe come profugo, è veramente, non l'ammazza nessuno, non ha paura del Napoli, non ha paura di rimanere in 10, e questa è la mentalità, ragazzi. Cioè nelle sue rughe si vedono tutte le difficoltà che ha vinto nella sua vita, tutte, ed è veramente immortale nel senso proprio dell'impegno. Si vede che proprio di quello, ma che poi erano anche tanti altri vecchi giocatori che c'erano, che erano passati magari dalle favelas, da mille casini situazioni nella vita, difficili, sì. Sì, ma si vede che è cosa. Per quanto invece Leao, volevo dire che per esempio io l'ho criticato ieri Leao, ma non mi aspettavo il gol, ovviamente, che poi da 45 giorni, ma anche a far sportellate. Io mi sono arrabbiato quando magari pensavo che lui cercasse di farsi far fallo, no? Cioè tanto eravamo in cosa, magari prendi tempo, prendi in mezzo la palla là, no? Lasciala là, robe del genere. Invece l'ho visto crollare, si è rialzato col sorriso e quella roba lì mi ha un po' incavolato. Ma lui è così, cioè lui ride, cioè è una cosa ride, che per me bisogna mettere in un cassetto, chiuderlo. Perché io sai quanti messaggi ho letto sul fatto però Leao ride, ma lui vive il calcio è così, così, però mi rendo conto che male. in un momento di tensione, perché gli ultimi 15 minuti di ieri sera sono stati una sofferenza, no? Sì. Vedi uno ridere, capisco che si può stare. Però guarda, vi lascio dicendo veramente, ritorniamo a Modric, è veramente un simbolo di rinascita per tutti, veramente, un simbolo veramente di non mollare mai, veramente, non solo perché ha 40 anni, ma perché proprio ci si rialza comunque, ci si deve rialzare dalle cose. Va bene? Va bene, Dai. Francesco, Grazie. buona Ciao. giornata. Ciao. Perché io ho letto tanti messaggi su Raffa che ride, Ma mica siamo primi in ride. classifica, Lo ragazzi. so, però ascolta, io 3 anni fa a questo microfono feci un discorso su Rafa Leao. Rafa Leao ha la luce puntata dai tifosi del Milan, da buona parte. È palese, cioè ormai è una cosa che non fa più notizia. Perché io ieri sera apro il post partita dopo che tu hai vinto una partita al Cardiopalma, perché veramente gli ultimi minuti, poi 7 minuti di recupero, cioè 3 messaggi e su Leao. E dico, mamma, smettiamo di parlarne perché vabbè. no, ma bisogna esserne consapevoli. No, ma infatti, vabbè. Io ho la fissazione dei trucchi e ne sono consapevole. Va bene. Andiamo al telefono. Basta parlare di Leao, che siamo primi in classifica, abbiamo battuto il Napoli. Chi se ne frega di Leao che è stato fermo un mese e mezzo. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno Marco da Verbagna. Ciao Marco. Per la prima volta, ciao a tutti. Allora, io mi allineo alla Bea che 2 o 3 anni fa a un certo punto aveva detto: io Sergino Dest non lo voglio più vedere a Milanello, no? Non me lo ricordavo. No, me lo ricordo io, perché allora, a parte che parlate con uno che ha i capelli bianchi, quindi mi ricordo ancora i giocatori dagli ultimi calci di Rivera, eccetera, però adesso io sono pro italiani a tutti i costi, ho fatto anni a portare i ragazzini in giro per i settori giovanili e vi garantisco che è uno scempio, perché già all'età di 14-15 anni ci sono metà squadre che sono tutte di stranieri, perché poi magari possono rendere qualcosa in sede di cessione quando fanno 18 anni, eccetera. Però il discorso è questo: si sapeva perfettamente che Stupignan non era un giocatore da Milan, ma non perché andavi a sostituire un Teo Hernandez che non ne trovi sulla piazza. Io voglio fare il pro italiano, ok? Calabria è andato via a gennaio perché o mandavi via subito il cos'era con Seisao, era appena arrivato, basta. Lasciamo perdere per un attimo anche Calabria, però porca miseria. Ci sono giocatori per quello che hai speso per Stupignan, io lo dico così da tifoso, poi ci sono dinamiche dove non si può entrare ed è meglio evitare, ma Stupignan tutti lo dicevamo, come un anno dicevamo di Emerson Royal, vedevo i bambini ai campi di calcio, quelli che erano della Juve dell'Inter che prendevano quelli del Milan, state andando a prendere un bidone, vabbè, lasciamo perdere, ma per far giocare un giocatore, ma non perché arriva dall'Ecuador, perché ci può essere anche un talento in Ecuador, ma non è che avesse fatto a 27 anni chissà che cosa. In Italia abbiamo i Pezzella, abbiamo gli Antonino Gallo, ripeto, si poteva andare a prendere Ruggeri ed erano anche italiani, meno male che con Allegri lui ha sempre tutelato i prodotti nazionali, soprattutto i giovani. Basta pensare che lo stesso Rabiot quando arrivò alla Juve all'inizio giocava poco, senza pensare a Pogba. Bartesaghi, credetemi, è un talento, è un ragazzo per bene e lo farà crescere senza esasperazione, però adesso avete visto anche quell'altro ragazzo lì, quello lì svizzero che ha 20 anni, ecco, lui ha 20 anni, ecco, a un certo punto il pubblico non ne può più, perché i tifosi ragionano così: al primo pallone che ha sbagliato si è preso una marea di fischi e gli altri 3-4 palloni erano ancora fischi più assordanti, ma è normale che sia così, perché ripeto, a un certo punto ovvio che togliamoci dalla testa di vedere a San Siro ancora gente del calibro di Cafù, di Nesta, senza andare a toccare venerabili come Maldini, eccetera, perché c'è anche un discorso di costi che sarebbe improponibile, però si può arrivare a prodotti che si vedono nel palcoscenico italiano, magari italiani, cioè, però ripeto, anche Maldini e Massara nel 22 andarono a un acquisto che si sapeva, bastava guardare Wikipedia, la scheda del giocatore, ed è ancora al libro di Milan, ne parlo di origine. Perdonatemi questo sfogo, però purtroppo è fatto come voce di un tifoso che chiaramente poi, ripeto, le condizioni societarie, l'inserimento di faccendieri più che procuratori vanno a determinare dinamiche che noi non possiamo di certo neanche andare è chiaro, va bene. Perdonatemi di questo, grazie per la trasmissione e tutto quanto. Ciao, buona giornata. Ciao. Guarda, su Stupignan, cioè io faccio un discorso molto semplice. Tu prima parlavi di moderazione, no? Cioè, ragazzi, non è più forte di Teo, e sta cosa io spero di non leggerla più, non perché sono fan di Teo come mi avete etichettato tante volte, a parte che anche è vero, sì, sono stata fan di Teo, ci mancherebbe altro. Cioè, è un giocatore normale, cioè è un giocatore che a volte ti fa la partita da 7, a volte ti fa la partita da 5. È un giocatore normale, cioè non bisogna fare voli pindarici, è meglio di Teo, ti dà più sicurezze di ma nemmeno Teo, sul più scarso di Teo, Emerson lasciamolo Royal, lì, cioè. che io il rimpianto di cosa sarebbe stato in sta squadra Teo ce l'ho, e credo che tutti ce l'hanno, a parte pochi che ormai hanno la crociata su Teo, tenetevela. Ma cioè, ma a parte che non fa bene ad Estupinian sto paragone, perché non gli fa però bene. era inevitabile, cioè. Però è inutile che, cioè, non serve, perché sono due cose proprio, sono due categorie. Poi Teo perché nel calcio ci sono le categorie. Nell'ultimo anno Teo ha fatto fatica, come tutto il Milan, perché io del Milan dell'anno scorso, sì, salviamo Pulisic, Reinders e Maignan, sì, li possiamo salvare. Però ragazzi, il Milan dell'anno scorso io proprio metterei una pezza proprio su tutto, una coperta che copre, e ci dimentichiamo.
Però, cioè, è un giocatore normale che fa il suo, a volte capita partite come ieri dove non fa bene, a volte farà bene. Ci sono state anche delle partite che fa, cioè, meno. Sì, Cioè, anzi, prima di questa partita Stupiniani era in crescita, si vedevano netti miglioramenti rispetto alla sfida contro la Cremonese, che era stata un dramma. Poi ovvio che becchi contro uno come Politano, che è un giocatore esperto in Serie A, ti punta appena la palla ogni santo minuto della partita. Se tu giochi un po' per difendere, sei puntato di continuo, può succedere che vai in difficoltà. Se non hai certe, diciamo, ma in qualità generale c'è difensive. questo continuo confronto che poi cambia, c'è una partita, ritorna, la partita dopo ricambia. Così, cioè ormai non. Ma come Leao uguale, se segna, ci fa vincere una partita, sarà il giocatore più forte che abbiamo. Se entra in campo che ciondola, sarà il problema. Ormai lo sappiamo che su alcune situazioni è così, ma io direi non pensiamoci oggi. No, esatto. Io non sto riuscendo a parlare della partita di Fofana, va bene, perché c'è un'altra telefonata. Pronto? Ciao Bea, ciao Henry, sono Massimo. Ciao Massimo, ciao. Ciao, guarda, mi avete tolto le parole di bocca, nel senso che Stefaniano è un giocatore normale, però una cosa, sugli italiani te li fanno pagare troppo, cioè adesso... Sono d'accordo. Cioè Leoni, che è un ottimo prospetto, ma 35 milioni è una cifra fuori dal mondo. Ma anche Calafiori che dopo un anno, cioè... che io lo vorrei domani Calafiori al Milan, però dopo un anno va via quelle cifre, ti rende impossibile prenderlo. Perché scusatemi, a 17 milioni compri un italiano titolare terzino sinistro? Probabilmente no. È questo il problema, non è tanto, perché se i prezzi sarebbero uguali secondo me però Ruggeri, non so se terzino, però Ruggeri è andato via 20-22 forse. E già sono 5 milioni in più. Comunque che sai come sono i nostri dirigenti. No, chiaro. No, vabbè, comunque torniamo alla partita di ieri. Prima di tutto, ma voi un anno fa pensavate di essere qui a questo punto? No, assolutamente no. Cioè è stata veramente una sorpresa e come dice Bea, il calcio non è cambiato, le partite si vincono a centrocampo e l'allenatore conta, perché un buon allenatore non fa danni. Perché l'allenatore, il problema è che può far danni, non tanto, ma il rischio che un allenatore sbagliato fa più danni che un allenatore bravo. Allegri non sta facendo niente di male, sta solo facendo giocare la squadra con i giocatori al loro posto e prima non si prendono gol e poi si fanno. E detto questo, non sta giocando anche difensivamente, perché al primo tempo il Milan ha giocato, mica non si è parcheggiato. Secondo me il Milan sta giocando, non ho visto questo difensivismo eccesso, forse contro Bologna, il primo tempo contro Bologna. Ma poi il primo tempo, ragazzi, il primo tempo se Fofana mira un filo è meglio, sta 3-0 il primo tempo contro i campioni d'Italia. Sono d'accordo con te Massimo, assolutamente d'accordo con te. Ti salutiamo, grazie mille. Grazie, ragazzi, buona giornata. Ciao. C'è una bella donazione di Patrick a cui io mi accodo, Bea, condivido in pieno, ci dona 2 euro e scrive: io sono fan di Teo, Sandro e Max. Tu Bea? Posso che accodarmi? Oh, vedi. Però non mi nominate quei due stamattina che mi viene che poverino Sandro è un altro anno in quel posto. Sandro ieri è perso al 96esimo. Ma chi è che l'ha fatto stare in quel posto? Gli agenti. Chi l'ha fatto stare un altro anno in quel... Gli agenti. Continuiamo. Comunque, oltre a Fofana, bisogna parlare anche della partita di Alexis Almacher. Niente, Fofana lo possiamo citare. No, sì, Alexis ha fatto una partita... Tutti e due, perché ha fatto un gol che si meritava, perché questo ragazzo se lo merita, è un ragazzo veramente... umile, bravo, non ha mai mollato, ha dovuto cambiare città l'ultima ora dell'anno scorso con gli scatoloni, non si è mai lamentato, mai una battuta fuori posto, ha sempre lavorato, è tornato e sta dimostrando quello che è, veramente un ragazzo che si merita questo. Sono d'accordo, no, Fofana mi è piaciuto ieri, poi andiamo al telefono. Anche qui Fofana non è un campionissimo, non so se lo sarà mai o se lo diventerà, glielo auguro, ma per la testa che ha messo in questa partita, cioè per anche lui in qualche lettura, la fisicità che ci ha messo, e rispetto per esempio al Loftus-Cheek non è mai sparito dalla partita Fofana ieri, sempre collegato, sempre connesso, è andato a fare a sportellate per di continuo. E davvero mi è piaciuta l'atteggiamento, ma soprattutto, ripeto, come ha affrontato questa partita Youssouf Fofana. Cioè,
Loftus è uno che ha più gol di Fofana, Sì. più piedi. Ma infatti Allegri nel Però post io nella partita lo mia mette negli squadra, attaccanti. io Loftus nella mia Cheek. squadra, perché dietro Lo so. poi stamattina non mi va di fare critiche perché dai, siamo contenti, abbiamo vinto, siamo primi. Io nella mia squadra tra Loftus e Fofana, A centrocampo io prendo mi tengo sempre Fofana. Poi io, per carità, per i centrocampisti che si sentono ho una debolezza, tutto il rispetto per Loftus, però anche lui, no? L'anno scorso è arrivato a fine stagione che era veramente fritto, bollito. Sì, sì, Adesso con i suoi limiti tecnici, Certo. che tra l'altro tanti centrocampisti di Serie A hanno, però fa un'altra figura. C'è un messaggio per te di Stregato. Bea, se torniamo in Champions, Tonali deve tornare a casa. Nel mentre Non è di tornare a casa, punto, prima o poi, se no lo vado a prendere. andiamo al Sta un telefono. altro anno in quel posto. Pronto? Ciao ragazzi, buongiorno, sono Giuseppe da Reggio Calabria. Ciao Giuseppe, buondì. Ciao. Senti, volevo collegarmi a quello che diceva Bea poc'anzi per quanto riguarda la società. Non vorremmo mica dare meriti a Furlani, Io onestamente no, Dal perché mio se abbiamo microfono buttato non via credo. 2 anni è perché si voleva fare tutto il contrario di quello che si sta facendo quest'anno. Quindi Esattamente, io ricordo che Furlani, se non vinciamo la Coppa Italia, tiene Sari e tutto Allegri non com'era. vengono. Esatto. Chi ha segnato con il Bologna quella sera? Vedi che io Ndoye, rimuovo. sia lodato, Vedi sempre che- grazia. Vedi che io rimuovo. Infatti guarda, credo che quella serata, per quanto mortificante, perché per me quella partita è stata mortificante, se è servita questo... No, io ricordo che Furlani aveva detto che in un primo momento voleva prendere il DS tradizionale, poi aveva detto aspettiamo, vediamo, perché lui stava aspettando appunto la finale di Coppa Italia. Dopo di questo chiaramente ha preso Tare, ma a Tare, a parte che volevi italiano, ad ogni modo la faccio corta, se fosse per Furlani eravamo con Archie Brown, Fabian, Harder, meno male che perdiamo con la Cremonese, Allegri si impunta e prendiamo Rabiot. È vero, Fabian Rabiot è stato uno slide indoors Certo, che è mica certo. da ridere. Sia lodato anche Baschirotto, sia lodato Bonazzoli. Esatto, quindi era soltanto questo, quindi se siamo adesso tutti contenti, diamo meriti ad Allegri e a Tare, ma non certamente alla società, meriti zero, solo per questo. Sono d'accordo con te Giuseppe, grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Infatti io sono d'accordo con Antonio, perché questa mattina che si parla di calcio e di Milan in testa alla classifica bisogna parlare di Furlani? Non ha senso, cioè cozzano le Io due non cose. l'avevo nominato nemmeno. E scusa Fabio, che evidentemente abita lì, e da Newcastle ti ringraziamo Bea, io mi faccio solo nemici geografici, però non è per voi abitanti, tranquillo. No, ma penso l'abbia detto apposta, penso l'abbia detto apposta. Diciamo per l'ambito calcistico, con tutto il rispetto per... No, ma infatti. Dobbiamo parlare di qualche altro singolo? C'è qualche altro singolo che stiamo tralasciando? Perché di Modric abbiamo detto, di Fofana e Salmacher abbiamo detto, di minuto Pulisic 10 abbiamo detto. 2 parate di Magnan che se non le Magnan, fa brava. al minuto 10, no, perché quando lui le fa è tutto regolare, quando non le fa tic tic. No, ieri ha fatto una super Al minuto partita, 10 Mike. fa 2 parate consecutive che... E poi si sente quando c'è, con tutto il rispetto per Terracciano, per chi ha giocato al suo posto, però ragazzi, Fa la differenza, è un leader, sì. è un leader e fa la differenza. Dalla chat ci dicono anche Pavlovic, Bea, che per quanto un po' goffo, sempre un po', però ha fatto una discreta partita ma ieri. ripeto, io mi associo a quello che ha detto ieri sera Mister Bottoni, a Tekame e Bartesaghi, e ci metto anche Pavlovic. L'anno scorso, se giocano una partita del genere contro il Napoli, per me ne escono con le ossa rotte tutti e tre. In questo sistema di gioco è diverso. Poi io ogni volta che Pavlovic va su e fa l'attaccante tremo, perché devo dire, se questo perde Ieri palla... incredibilmente è anche riuscito a essere decisivo con una io tremo. giocata di quel tipo. Sì, no, è vero, è Però assolutamente sicuramente con Allegri un difensore, io credo che Allegri a Pavlovic lo stia gli sta lì secondo me. Sì, e sta funzionando, perché comunque anche il rendimento di Pavlovic, ripeto, posto che è molto pasticcione, però ieri fa una partita che non gli si può dire quasi niente. no, ma nessuno in difesa. Abbiamo Però l'ultima Gabbia, Tomori, un filo sopra. Abbiamo l'ultima telefonata. Pronto?
buongiorno, sono Davis. Ciao Davis. Ciao, Davis. Buongiorno, come va? Direi bene. Molto bene questa mattina, direi. Sì, anche lunedì scorso. E speriamo anche lunedì prossimo, che l'avevo già detto. Sarebbe bello andare in sosta a 15 punti, sarebbe molto bello. Sì. Ma vedrete che anche se ci manca Stupigna si fa il risultato anche lì. Che no, vabbè, tanto poi c'è sempre qualcuno che fa ironia in chat. Però il rigore c'era e l'espulsione era giusta. Quelli che parlano degli arbitri cosa sta succedendo quest'anno? Che anche Davis parla bene. Aspetta, non ha chiamato dopo Milan-Bologna Davis, giustamente, perché sennò effettivamente. Però no, che abbiamo per non pensato? farvi chiudere la radio. Bravo, grazie Davis, grazie. Solidarietà, perché sennò piuttosto che se la prendano con me, non con voi. Comunque, no, ti ho detto che hai visto tutti, no, tu non hai visto Van Basten, io sono nato prima. Non si può avere tutto. Quello te lo sei perso. Lo so. Anche Gullit. Meglio, da una parte dico meglio perché penso che il giubbotto di Rennes non l'avrei mai superato, quindi da una parte dico meglio. Io ho tanta nostalgia ancora di uno come Van Basten, che ci manca, però Modric commovente, Pulisic non ne parliamo, veramente superlativi. Il resto sono fiduciosissimo, basta parlare della società. Adesso hanno capito gli errori, ho detto lunedì scorso, basta, gliel'hanno fatto capire sicuramente. Basta. Parliamo di calcio quest'anno, io sono d'accordo, parliamo di calcio. Ancora, ma non l'ha preso Furlan, ma basta, lasciatelo lì. Parliamo di calcio e poi vediamo questo pomeriggio cosa succederà. Perché è importante. Ma io spero che vada tutto a ramengo. Sì, no, io lo stadio con quelli lì non lo voglio più condividere, ma neanche una borraccia d'acqua nel deserto condividere, basta, ma niente proprio. Niente. Va bene, Davis. Niente. Enrico, hai votato? Non devo votare io. Perché sei residente in Lombardia? No, non sono residente in Lombardia. Nessuno di noi due è ancora residente in Lombardia ufficialmente, quindi non dobbiamo votare. Ce la caviamo così. Bene. Davis, ti salutiamo che siamo in chiusura, grazie mille. Ciao Davis, ciao. Beh, siamo arrivati in fondo di questa puntata di Chiama Milan. Io ringrazio tutti coloro che hanno telefonato, tutti coloro che hanno fatto donazioni e si sono abbonati. Saluto anche buon Marcello che era in chat, voleva prendere la linea, mi ha anche telefonato tra l'altro nel weekend. Marcello, no, non è il mio fidanzato, ma mi ha telefonato nel weekend, lo saluto, era un po' che non ci sentivamo e niente, quindi grazie a tutti coloro che sono stati con noi. Minuto, perché oggi è il compleanno di Andriy Shevchenko e del presidente Berlusconi, quindi direi che bisogna fare gli auguri assolutamente a questi due pilastri della nostra storia. 29 settembre è sempre un po' un giorno da Milan, proprio rosso-nero, quindi mi sembrava giusto chiudere così. Ci risentiamo a questo punto alle 13 con l'Ance e alle 16 con il talk. Grazie anche a Morgan, un saluto e un abbraccio. No ragazzi, no, ho altri gusti, sono eterosessuale, ok? Quindi non c'è rischio. Grazie Morgan, metti la sigla, ci ritroviamo più tardi. Ciao. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Settembre, tempo di rimettersi in gioco.
non solo sul campo, ma anche sui banchi di scuola. E chi ha detto che non puoi portare la tua passione rossonera anche lì? Con Nero Publishing il rientro è un gol. Le nostre riviste di enigmistica sono il tuo allenamento perfetto per la mente, tra un'interrogazione e l'altra. E per i veri campioni di tifo? C'è il kit scolastico Milan firmato Nero Publishing. Penne che segnano, temperini affilati, tutto per una stagione scolastica da protagonista proprio come il nostro Milan. Trovi tutto su Amazon, in edicola e nei migliori supermercati. E allora cosa aspetti? Nero Publishing torna a scuola davvero fuori classe.